Io sono Francesco Vitucci, laureato SAMS all'Università di Foggia e iscritto alla magistrale STAS, per chi non sapesse l'acronimo, Scienze delle Attività Sportive, praticamente Scienze Tecniche delle Attività Sportive, di Bologna. Di cosa mi occuperò oggi? Come potete vedere, si tratterà del calisthenics e di quello che la postura e il potenziamento possono dare all'interno di questa attività, sostanzialmente. Che cos'è il calisthenics? Il calisthenics o allenamento calistenico è un'attività che in realtà, sebbene possa sembrare innovativa, perché da qualche anno a questa parte ha avuto un boom esponenziale nella società, in realtà la praticavano sin nell'antichità, quindi gli antichi egizi in primis, ma poi successivamente diciamo, la parte più importante della storia del calisthenics è avvenuta con i greci. Perché? Perché i greci utilizzavano, non avendo attrezzature, ovviamente non avevano una home gym come molti di noi hanno, utilizzavano l'allenamento a corpo libero per fare che cosa? Per prepararsi a quella che era la guerra. Dovevano in qualche modo essere pronti, quindi avere una forza, un equilibrio, una coordinazione tale per poter andare poi a vincere quelle che erano le battaglie. Bisogna fare sempre un confronto tra allenamento calistenico e ginnastica artistica. Nella ginnastica artistica sicuramente ci sono dei parametri che sono molto più settorializzanti rispetto al calisthenics e quindi questo ha portato durante tutta la storia a limitare l'ingresso, l'accesso a quella pratica sportiva a chiunque, ma solo a una stretta cerchia. E quindi la parte delle persone che poi non riusciva a entrare a far parte di quel mondo si, tra virgolette, consolava provando a praticare un'attività sportiva simile, in questo caso il calisthenics, ovunque capitasse. I vantaggi sono innumerevoli. In primis, il calisthenics è una delle discipline che va a stimolare e che riproduce dei gesti poliarticolari, ovvero tutti quei gesti che vanno a richiamare più distretti muscolari simultaneamente. I due vantaggi che seguono sono quelli che al momento sono i più importanti, perché trovandoci in una situazione di Covid, il calisthenics è praticamente praticabile ovunque, soprattutto anche a casa. Nel periodo di lockdown sono convinto che chiunque abbia provato a riprodurre i gesti che faceva in palestra a casa. Altro vantaggio è quello di garantire un transfer per tutti gli altri sport, sottolineo, e viceversa, ovviamente. Poi l'allenamento posturale, come e quanto può influire sul calisthenics? Influisce di gran lunga, come vi ho già accennato, perché incrementa quella che è la propriocezione e la capacità di differenziazione cinestesica durante l'acquisizione di nuovi gesti motori. Questo, per esempio, è il V-Sit, che è un'evoluzione dell'L-Sit, sostanzialmente. Il potenziamento nel calisthenics è sinonimo di forza. Tutti si cimentano nelle varie skills o magari in alcuni circuiti dove però sono presenti i gesti tecnici fondamentali, per intenderci le trazioni o i push-up o gli handstand push-up, sono tutti esercizi multiarticolari fondamentali come diciamo sono, se volessimo paragonarli al bodybuilding o al powerlifting, quello che per loro sono stacco, squat e quant'altro, per il calistenico sono trazioni, piegamenti in verticale, dip e quant'altro. Dicevo, la forza e la postura sono gli elementi principi del calisthenics. Una volta capito come stimolare questi due aspetti, e soprattutto come combinarli all'interno del calisthenics, della programmazione e il gioco è fatto praticamente. Si è capito praticamente l'80% del calisthenics. Bisogna sempre rimanere aggiornati perché?
Perché quello che magari si è detto oggi e che magari può essere un'innovazione, tra 5 anni può essere ribaltato. Ci possono essere degli studi che possono affermare l'esatto opposto e che possono dimostrare che magari ci sono determinati stimoli che possono essere controproducenti nel calisthenics e così via. Quindi bisogna sempre rimanere aggiornati facendo corsi di formazione, webinar, ricerche scientifiche, confrontarsi con altri esperti e una volta immagazzinate queste informazioni, provarle sul campo perché ok, va bene la teoria, però vi posso garantire che quando poi si vanno a provare determinate cose c'è differenza, davvero tanta differenza.